Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Ok, abbiamo la carta dell'eremita, amici dei pesci. Di solito quando c'è la carta dell'eremita si parla di un momento di isolamento, di un momento riflessivo, potrebbe anche essere. Diciamo che c'è come il bisogno o la necessità di ricollegarsi, di riconnettersi con la propria verità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di tarocchi intuitivi a pagamento. Uno è video registrato sul canale e l'altro partirà live tra poco. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un papa, un fante di pentacoli, 8 di bastoni, 5 di coppe, asso di coppe, appeso, 2 di pentacoli e 9 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere quali sono le energie diciamo più importanti del mese, quindi andiamo a vedere il movimento energetico che risalta di più. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, cioè essere slegati. E in un secondo momento andiamo a vedere le varie casistiche, quindi il lavoro, l'economia, piuttosto che la parte affettiva, le amicizie, i progetti e via dicendo. Innanzitutto ragazzi voglio farvi tanti auguri per il nuovo anno, spero che sia iniziato bene. Tenete presente che le letture del 2026 sono già online e le trovate nell'oroscopo annuale e stagionale. Allora, si è girato un papa per spiegare il papa, giustamente, 3 di coppe e eremita. Sembra quasi esserci una situazione dove a qualcuno probabilmente piacerebbe ufficializzare un qualche tipo di situazione piuttosto che di relazione, però ho la sensazione che con questo Papa al contrario sia difficile portare le cose in equilibrio. Credo che potrebbero esserci come dei, tra virgolette, sotterfugi. Se consideriamo anche il 3 di coppe, non vi nego che per qualcuno può parlare di una storia clandestina. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo il giudizio e la ruota della fortuna, ragazzi. Qui c'è un grande cambio questo mese. Può essere un nuovo percorso. Vi dirò, siccome il Papa fa anche riferimento ai maestri, io qui potrei anche vederci una maestria che, come dire, non viene sfruttata. Sapete quelle persone che sanno fare tantissime cose, ma magari non hanno l'attestato, non hanno il diploma e pensano di non valere, pensano che senza quella cosa lì il loro lavoro non possa avere come un valore. Però non è così, anche perché qui avete la ruota della fortuna, ci sono come dei cambi in arrivo. Tenete presente che abbiamo anche la carta del giudizio, potrebbe essere una chiamata da parte di qualcuno che non sentite o non vedete da tantissimo tempo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni.
Abbiamo un 9 di pentacoli e un asso di coppe. Devo dire che con questo 8 di bastoni, al contrario, c'è come una comunicazione un po' intermittente, un po' vai e vieni, un po'... alle volte potrebbe anche essere superficiale, cioè magari conoscete una persona e parlate sempre solo di cose leggere, del tempo, della cucina, di cose un po' così, senza andare poi troppo a fondo. Però qui avete un asso di coppe e ce l'avete anche qui. Io ho come la sensazione che o potrebbe essere qualche nuova ideona, potrebbe essere qualche nuovo amore, potrebbe essere una nuova apertura a livello di cuore nei confronti del mondo che vi circonda, degli altri, di voi stessi, un'apertura del cuore, lasciamolo aperto. Andiamo a vedere però queste 5 di coppe. 8 di pentacoli e 5 di pentacoli. Qui c'è probabilmente un momento di carenza nel mese di gennaio, ragazzi. Può essere una carenza nell'ordinario, quindi nella quotidianità, nel lavoro di tutti i giorni, può essere il fatto che magari con questa persona o con questo, vi dico collega anche, perché potrebbe effettivamente essere come una collaborazione lavorativa. Potrebbe essere che con questa persona non vi sentiate tutti i giorni, potrebbe essere che ci sia come questo progetto, questa idea di progetto in atto, ma non ci siano i mezzi per riuscire a mettere in piedi questo progetto. C'è qualcosa con l'otto di pentacoli che riguarda la quotidianità comunque, eh. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Sei di bastoni e 4 di coppe nuovamente. Io credo che questo 6 di bastoni faccia riferimento a quei due papi. Può essere che qualcuno si stia aspettando un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, un riconoscimento, la targhetta davanti all'ufficio, piuttosto che nuovi incarichi, nuove responsabilità. Vi dico che potrebbe anche esserci qualcuno che è in lista per un ruolo. Sapete, ci sono delle aziende dove magari hanno bisogno a inizio anno di riformulare, ristrutturare la parte della dirigenza e potreste esserci voi e qualcun altro in lista per o in lizza, non so come si dica, per questa promozione, per questo nuovo posto. Datemi una carta per il 4 di coppe perché non capisco cos'è che non vedete. 2 di coppe. Qualche tipo di collaborazione potrebbe essere che vi viene utile, qualche tipo di accordo. Tenete presente che avendo 2 volte il Papa, qui si parla di mediare qualcosa, di mediare un accordo, di mediare tra due o più parti. Vi dico più parti perché abbiamo un 3 di coppe, quindi potrebbero anche esserci 3 personaggi. Andiamo a vedere l'appeso. Allora abbiamo il mondo e un 6 di pentacoli, non male. L'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È una carta anche che ci parla di accettazione, però essendo spiegata da un mondo e da un 6 di pentacoli, qui effettivamente ragazzi potrebbero arrivare dei nuovi contratti, dei nuovi, come vi posso dire, accordi. E li rivediamo qui, eh. Secondo me c'è un qualche tipo di accordo che vi dico con il 3 di coppe potrebbe essere, e qui abbiate anche 2 assi di coppe, potrebbe essere qualche accordo con qualche amico, amica o conoscente per iniziare come questa nuova idea, questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Temperanza. 2 di pentacoli e 10 di pentacoli. Devo dire che avete 2 di pentacoli, quindi potrebbero esserci degli alti e bassi in questo mese. Sento che sono più alti e bassi interni a voi, piuttosto che
alti e bassi, diciamo, causati da situazioni esterne. Avete la temperanza al contrario, quindi qui secondo me la vostra ricerca interna continua, c'è qualche cosa da riequilibrare, potrebbero esserci o delle credenze limitanti legate alla famiglia, legate ai gruppi. Per esempio, se fosse un gruppo lavorativo, la vostra credenza potrebbe essere: anche se io sono il dirigente, il capo o il responsabile, bisogna agire in modo che tutti siano d'accordo. Però in questo caso è come avere un'idea distorta, perché se voi siete il dirigente, il capo, il responsabile, è perché probabilmente riuscite a vedere più lungo degli altri. Quindi fare tanto affidamento a quello che vogliono gli altri forse non è tanto il caso in questo momento. Vi dico, c'è un 10 di pentacoli, si parla di gruppi grandi di solito, ok? Quindi è un riuscire a stare all'interno di un gruppo. Di solito il 10 di pentacoli sono gruppi omogenei, sono gruppi affiatati, ok? Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché secondo me è quello che vi serve per regolarizzare questi 2 di pentacoli, tutti questi alti e bassi, questi sali e scendi, che potrebbero essere sia sali e scendi emotivi, come abbiamo detto, però per qualcuno vi dirò che potrebbero anche essere sali e scendi economici. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli, la luna, un 9 di spade, un matto, un fante di bastoni e un 10 di coppe. Di nuovo un 10, ragazzi. Un matto che mi parla di nuovi inizi. Secondo me qui c'è della paura, perché avete sia la luna che il 9 di spade, ed è per quello che è necessario mettere in atto questo 9 di bastoni, cioè mettere come dei paletti, mettere delle regole, mettere dei confini. Allora, fino a qui tollero, da qui in avanti non tollero più. C'è anche un 7 di pentacoli, quindi secondo me si tratta anche di prenderla un attimo con calma e di vedere come evolvono le cose. La sensazione che io è che qui dobbiate cercare di creare un gruppo familiare a livello affettivo, non tanto a livello pratico. E quando parlo di famiglia, sapete sempre che io parlo di famiglia di anime, quindi non è necessariamente la famiglia di sangue che ci siamo scelti prima di reincarnarci e che in questa vita siamo quasi obbligati a frequentare, ma si tratta appunto di famiglia di anime, quindi le persone che scegliamo di avere nella nostra vita. Quindi devo dire che è come se fosse un periodo di riflessione per qualche nuovo inizio che secondo me può dare il passo. C'è bisogno di, tra virgolette, schermarsi un po', cercare di mettere come delle regole, di mediare per certi versi, però è anche vero che con questi due eremita e il 9 di pentacoli sento che non perderete la vostra individualità. Secondo me il difficile con questo 2 di pentacoli sarà proprio un po' quello, no? Cioè nel senso cercare un equilibrio senza perdere la vostra individualità, ma comunque cercando di far parte di questo gruppo. Tenete presente che il gruppo alle volte parla di due persone, perché anche due persone è un gruppo. Ok, quindi può essere un'associazione, può essere una collaborazione temporanea con qualche cliente, fornitore o collaboratore, può essere il partner o la partner. Adattatelo un po' voi. Io comunque vi consiglio sempre di ascoltare anche l'ascendente e il segno lunare e poi di incastrare le letture, ragazzi. Spiego comunque tutto nella guida e trovate il link sotto. Allora, ragazzi, partiamo dal lavoro. Vi dico che secondo me, se siete senza lavoro, è facile che nel mese di gennaio parta qualche cosa. Io credo che per molte persone si tratti di iniziare con qualche dote propria che come dire, si inizia a monetizzare. Siete bravi a dipingere? Faccio un'ipotesi, avete sempre lavorato come dipendenti? Beh, gennaio può essere il periodo giusto dove, a parte che sento che molti inizieranno a insegnare, e non importa se avete o no quell'attestato, molte volte è più importante l'esperienza e come uno sa comunicare, però sento che appunto inizierà come un nuovo percorso. Vi dico, se avete degli amici che lavorano in palestre, che lavorano in questioni giudiziarie, se lavorano
anche con i bambini sento, potrebbero essere amici che lavorano magari in certe aziende un po' grosse, quindi internazionali. Insomma, sento che grazie agli amici potrebbero arrivare come dei ganci, delle notizie, delle occasioni importanti da poter sfruttare. Vi dico, qualcuno secondo me avrà anche la tentazione di aprire la partita IVA e di iniziare a essere autonomo, quindi di sperimentare questa libertà, io la sento come libertà, quello di essere autonomo, di poter scegliere con chi lavorare, scegliere in che orario lavorare, in che giorni lavorare, come lavorare. Quindi secondo me è un forte punto di vantaggio questo. E vi dico che sì, inizieranno delle nuove collaborazioni nel mese di gennaio e secondo me daranno proprio il passo a un nuovo tipo di realtà. Ecco, l'unica cosa, avendo questo 9 di bastoni, mettete subito i paletti. Cioè, se c'è qualche cosa che non vi torna, chiaritelo subito, non lasciate passare troppo tempo, perché comunque anche qui voi avete la luna e il 9 di spade e c'è come un qualche cosa che ancora non vi convince tanto, potrebbero esserci come delle paure di fondo che vi fanno poi agire, diciamo, partendo appunto dalla paura e non sarebbe proprio sano, ecco. Per le persone che sono dipendenti, allora qua secondo me ragazzi, anche per voi inizia come un nuovo capitolo, potrebbe esserci un piccolo aumento di responsabilità, qualcuno potrebbe trasformarsi in responsabile di reparto, responsabile di settore, però sento sempre che è un ruolo nuovo dove siete piccoli. Che cosa vuol dire? Che non l'avete mai fatto. Siete piccoli a livello di esperienza, avete bisogno di imparare, ma questo non vuol dire che non siate abili o perfettamente in grado di gestire la cosa, ma siccome è un momento di sperimentazione, è un momento di novità, è un momento dove gli equilibri cambiano, si tratta di, diciamo così, andarci piano, fare un passo per volta. Qui avete 7 di pentacoli, si tratta di seminare, di apportare come delle modifiche o iniziare, diciamo, dentro questo ruolo senza stravolgere completamente tutto il modo di lavorare o il modo di fare. Poi piano piano inserirete quelli che secondo voi sono i giusti passaggi, i giusti cambiamenti da fare per migliorare la vostra situazione. Se per caso qualcuno volesse cambiare lavoro, anche qui sento, non vedo lo spostamento sinceramente, però ci sono come delle buone basi per trovare nuovi accordi, quindi magari gennaio non è un mese dove riuscirete subito a cambiare, però sì che potreste trovare il lavoro dove andrete a cambiare nei mesi successivi. Fatemi vedere una cosa. Sì, potrebbe essere tra febbraio e marzo, comunque vi dico questo cambio lavorativo per voi che state aspettando di cambiare. Per le persone che sono autonome, allora, io qua vedo, mi stavo strozzando, vedo movimento, vedo come se qualcuno di voi potrebbe anche addirittura assumere personale. Però vi dico, io ho la sensazione che sia meglio non assumere direttamente persone, ma piuttosto fare un contratto con dei lavoratori autonomi. Primo perché vi togliete delle grane, adesso dipende anche da quanto è grande la vostra azienda, cioè nel senso se avete già 50 dipendenti è chiaro che uno in più, uno in meno non fa tanto la differenza, però se siete autonomi da soli e avete bisogno di qualcuno, non so se valga tanto la pena effettivamente assumere oppure collaborare con qualcuno, può anche essere una persona giovane, ci sono tanti modi adesso di aprire la partita IVA dove ognuno dei due è autonomo, si paga i contributi e poi però c'è una collaborazione regolamentata da un contratto. Mi raccomando il contratto, perché qui avete il Papa 2 volte e poi avete anche un 6 di pentacoli e un 2 di coppe. Quindi c'è bisogno come di regolarizzare questo tipo di collaborazione. Per il resto vi dico, potrebbero arrivare delle idee nuove, dei collaboratori nuovi, potrebbe arrivare come una nuova ispirazione, sento, per mettere un prodotto nuovo, per lanciare un nuovo servizio sul mercato e se consideriamo questo tema delle collaborazioni, secondo me potrebbe venirvi bene da un lato magari appunto lanciare questo nuovo prodotto e dall'altro cercare una collaborazione con la quale spingere l'uno i prodotti e i servizi dell'altro o dell'altra. Però mi raccomando, qui avete l'eremita, quindi
quello che vi consigliano è di mantenere la vostra autenticità, la vostra indipendenza, la vostra autonomia all'interno di questo mese. Se dovessimo parlare di progetti, sento che c'è qualche cosa che bolle in pentola, ma tutto sommato le cose non sono ancora, diciamo, abbastanza pianificate da poter metter fuori questo progetto. E se parlassimo di questione economica, allora gennaio non lo sento un mese dove sperpererete il denaro, però secondo me potrebbero arrivare, qui avete la ruota della fortuna, un 6 di pentacoli, 2 volte l'asso di coppe, effettivamente 10 di pentacoli, effettivamente potrebbero arrivare del denaro in più. Qualcuno potrebbe, come ricevere dei premi sul lavoro, potrebbero essere semplicemente, anche soldi aggiuntivi che arrivano così. Magari una vincita, la lotteria, magari un'eredità, magari un prestito, magari qualcuno che vi regala del denaro. Per qualcun altro può essere una vendita, un contratto di vendita che vi fa arrivare del denaro in più, però insomma diciamo che gennaio a livello di denaro lo sento abbastanza tranquillo, non vedo grosse spese, anzi è più probabile che entrino dei soldi in più. Parliamo di relazioni, ragazzi. Se siete single, allora secondo me c'è una buona probabilità di conoscere qualcuno. Potrebbe esserci una differenza di età, effettivamente. Allora, io vi dico che secondo me questa conoscenza può essere abbastanza travolgente, abbastanza molto travolgente. Sento che vi smuove qualche cosa, ma io ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che vi fa tirare indietro. Qui ci sono le paure della luna, le proiezioni, questo modo di vedere la realtà un po', diciamo parziale, perché la luna è illuminata a metà, e per qualcuno potrebbe essere un problema la differenza di età. Io sento che questa persona potrebbe essere molto giovane rispetto a voi o avere una mentalità da Peter Pan, per capirci, mentre voi siete più pacati, più tranquilli, un po' più posati, magari avete anche una posizione sociale e lavorativa soprattutto un po' più stabile, cioè magari non avete il lavoro stabile ma avete già una casa, avete già un vostro tran tran, mentre questa persona sento che potrebbe arrivare a scombussolare un po' questa stabilità, questa regolarità, mettiamola così. Niente di trascendentale, ma diciamo che smuovendovi un po' potrebbe farvi rivedere alcuni dei vostri valori, farvi rivedere alcuni dei vostri modi di pensare, farvi domandare su ma io che cosa voglio, qual è la mia verità reale, che cosa cerco, che cosa voglio per me dalla vita, dove sto andando. Per le persone che sono in una relazione, ragazzi, io sento che qui qualche cosa potrebbe effettivamente cambiare. Vi dirò. Non vi nego che per qualcuno potrebbe esserci aria di figli. Sapete che se non sono figli, sono progetti. Nei tarocchi le due parole possono essere interscambiabili perché vengono intese come un qualche cosa che si porta a galla, un qualche cosa che nasce. E qui in questo mese potrebbero essere le idee, potrebbero essere effettivamente dei figli, potrebbe essere una nuova modalità di vivere la relazione. Io ho come la sensazione che qualcuno magari si possa iscrivere a qualche corso di cucina, a qualche corso creativo, potrebbero essere anche corsi di tipo un po' più spirituale, magari le costellazioni familiari. Sento che c'è come un tema a livello di relazioni romantiche da, potrebbe valere anche per i single, da elaborare a livello karmico. Cioè, qui secondo me nel mese di gennaio conoscerete una persona che effettivamente vi sbatterà un po' in faccia le vostre zone d'ombra, ma non in modo negativo. Io non avete carte negative. Quindi sento che sarà come un pum. Qualcuno vi dà uno schiaffo energetico e vi rendete conto che, ah, ma ecco perché io faccio così. Ah, ecco perché si instaura questa dinamica. E sento che si va come al passo successivo della relazione, ragazzi. Quindi adesso dipendendo anche da quanto tempo vi state frequentando,
Però c'è come un passaggio in avanti, perché qui comunque si finisce con il matto, un asso di bastoni e un 10 di coppe. Quindi sento che c'è un nuovo legame, un nuovo modo di vivere la relazione. Con l'asso, scusate, con il matto c'è questo entusiasmo, questa gioia di vivere, questa voglia, e il fante di bastoni mi dice che c'è proprio questo fuoco, questa passione che brucia, che vi manda avanti. Insomma, nuovi equilibri per le persone di coppia, nuovo entusiasmo, potrebbero essere nuove idee, nuovi progetti, nuovi corsi. C'è qualcosa di nuovo che anima un po' la relazione, fa ritornare un po' quella cispa, che in italiano non mi ricordo mai come si dice, la fiamma, no, non è la fiamma, è la scintilla, ecco, di cui ha bisogno una relazione. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno, mm, chi non risica non rosica, mi viene da dirvi questo proverbio, perché effettivamente c'è un potenziale di conoscenza, però ragazzi bisogna anche sempre vedere con che spirito prendete queste relazioni, perché se sperate che nella relazione clandestina ci sia poi una svolta romantica tra voi e questa persona, potrebbe non essere sempre così, potreste essere, come dire, intrappolati un pochettino in queste illusioni della luna. Nel senso che credo che nelle relazioni a tre non ci si debba mai aspettare troppo dall'altra persona. Primo perché come è stata in grado di tradire l'attuale partner, potrebbe poi farlo anche con voi. Seconda cosa perché non ci sono neanche tanto non c'è il terreno, non c'è la base per pensare di costruire qualcosa. Il punto è mi butto o non mi butto? Me la godo così come viene o non me la godo? Voglio fare il bigotto o la bigotta? Oppure cerco di godermi quello che la vita mi mette davanti? Occhio a non rimanere incastrate con la storia delle anime gemelle, perché se ne sentono tante. L'anima gemella, quando l'universo vi manda qualcuno, sta a noi dire sì, mi conformo con questa persona, mi adatto, mi accontento, oppure no, questa persona non è per me, io merito di più, via, avanti un altro o un'altra. L'universo ci mette un po' alla prova, ci testa, ci manda qualcuno che più o meno potrebbe rispecchiare quello che noi vogliamo e sta a noi dire sì, lo accetto così com'è, prendo quello che viene, magari sotto sotto perché ho paura che non arrivi niente di meglio, oppure diciamo no, questo non è per me, e nel caso in cui non sappiate se sì o no questa persona è per voi, va benissimo frequentarla, cioè nel senso ognuno è libero di fare quello che vuole, se ve la sentite ben venga, però tenete sempre presente che avete queste paure, questi pensieri, queste preoccupazioni che tornano a galle che potrebbe non essere proprio così leggera da gestire. Poi se ce la fate va benissimo. In questo caso sento passione, sento novità, sento voglia di giocare, però è anche vero che questa luna pesa. Mettete dei paletti, c'è un 9 di bastoni e datevi dei paletti. Fino a qui lo tollero, da qui in avanti non lo tollero più. E poi rispettate le regole che vi mettete, ragazzi, perché tanto vale poi non, cioè, darsi delle regole e poi bypassarle. Se parliamo dello stato psico-emotivo, tutto sommato è un buon mese. Vi dico, ci sono tante cose che cambiano qui, ci sono dei nuovi inizi, c'è il ruota della fortuna e il giudizio, quindi avrete vari input che vi porteranno a vivere alti e bassi emotivi. Cercate il vostro centro, qui avete comunque sempre l'eremita e si tratta di cercare la vostra verità. Voi chiedetevi sempre, che cosa voglio io in questo momento di vita per me, per stare bene, per essere felice? Quella roba lì, quel progetto, quella conoscenza, quella condizione mi rende veramente felice o mi sto adattando per paura di essere abbandonato, paura di non trovare un altro lavoro, X paura. Bene, andiamo a vedere Osho che consigli vi dà. Il condizionamento e intensità. Qui c'è un tema con la velocità. Tenete presente che questo è il diavolo. Quindi ho come la sensazione di non farvi
condizionare dalla velocità e dall'intensità di questa situazione o di questa relazione. Tenete presente, allora questo è il diavolo e qui Osho lo chiama il condizionamento. Qualsiasi relazione, che sia lavorativa, che sia di amicizia, che sia familiare, che sia romantica, non importa. Qualsiasi relazione che ha il condizionamento non è una relazione libera. Cioè io faccio così perché diversamente l'altra persona si arrabbia, si allontana, XY, e modifico me stesso per paura che l'altra persona si allontani. Questo è il condizionamento, cioè io mi lascio condizionare dalle emozioni dell'altra persona. Invece voi, secondo me, è molto importante che riusciate a trovare il vostro centro e non vi facciate spostare, perché sennò incappate in questi due di pentacoli, questi alti e bassi emotivi, perché anche qui avete comunque la temperanza al contrario, che mi parla proprio di questi alti e bassi emotivi, e non ne uscite più, ragazzi. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Allora, abbiamo carta numero 7, parla di pulizia e vi dice: pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più. Si tratta di lasciare andare, di staccarsi dalle cose che non servono più. Qui avete la ruota della fortuna che è un 10 e qui avete un 10 di pentacoli e un 10 di coppe. Sono comunque carte di tagli, i 10, e c'è avete anche il mondo qua. Sono carte di chiusura ciclo. E poi abbiamo luna piena, scusate, che è stata sabato. Benvenuta chiarezza e guida dalla luna piena. Era luna piena in Cancro, quindi in qualche modo la nostra parte emotiva ha giocato un ruolo importante in questa luna piena. Ultimo oracolo, ragazzi. Guardate, questa carta vi dice di rilasciare le difficoltà. Qua vi diceva di pulirvi dalle cose che non vi servono più e qua vi dico che potrebbero essere i pensieri negativi con il 9 di spade, potrebbero essere le paure, i timori, le proiezioni. E vi dice un po' come risalire dalle profondità. E poi qui abbiamo la carta numero 17, parla del guaritore sciamano. Anche qui di nuovo parla di pulizia, raga. Vi dico, secondo me vi verrebbe bene fare un lavoro sulle costellazioni familiari, qua ve lo dico, perché con il giudizio e la carta della torre, secondo me vi verrebbe buono fare un lavoro sulle costellazioni, perché c'è un qualche tema a livello parentale, a livello di famiglia, di origine, che secondo me un po' vi blocca. Tenete presente che quando il Papa è girato al contrario parla di bigottismo, parla di troppa rigidità religiosa anche, cioè è come se ci fossero dei canoni che secondo voi vanno rispettati, ok? Se la religione non è il vostro forte, se non siete religiosi, siete atei, agnostici, non importa, parla di rigidità mentale, rigidità ideologica, ok? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail o via cellulare che trovate sotto in descrizione. Io poi mando la lettera di presentazione che spiega come funziona il tutto e nel caso vogliate fare questo lavoro da soli, vi invito ad abbonarvi al canale. In quella sezione c'è tutto quello che io ho studiato in quasi 30 anni di formazione metafisica che io ho condensato e messo lì a disposizione in quella parte. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate, ogni video all'interno delle playlist ha un numero ed essendo stato studiato come un corso di formazione va visto tutto in ordine di numero progressivo, perché se iniziate a saltare di qua e di là poi non capite certi concetti.
Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!